Ciao a tutti, oggi in questo video vi mostrerò come riuscire a recuperare gli scarti che si producono in cucina e a ottenere delle giovani piantine che poi potrete riutilizzare nuovamente per poter mangiare. Seguitelo perché sono sicuro che una volta che capirete quale sia il metodo sarete contenti di averlo fatto. Rigenerare il sedano. La prossima volta che utilizzerete il sedano, se nel tagliarlo avrete l'accortezza di fare un taglio netto e in perpendicolare rispetto al tronco, partendo dalla base e andando in alto di circa 8 cm, quella che è la base che avanzerà, quindi la parte sopra si consumerà, la parte sotto, se la metterete in acqua, darà origine a nuove foglioline che potrete riutilizzare nel tempo. Procurarsi un coltello che sia ben affilato e semplicemente fare in questa maniera. Quindi, partendo dal basso 8 cm e taglio netto. Ecco qua. E questo sarà il risultato che otterrete, quindi il sedano lo potrete utilizzare e questo invece verrà sottoposto al trattamento. Quando eseguite il taglio però mi raccomando fate in modo che il cuore della pianta, questo, non venga tagliato, perché se andrete a togliere quello la pianta morirà e non darà più origine a nuove foglioline. Il cuore in genere è più o meno a 4-5 cm, è qui, a questa altezza, ed è per questo che io dico di partire dal basso, contarne circa 8 di centimetri e poi tagliare. In questo modo non ci sarà il pericolo di intaccarlo. A questo punto prendere un bicchiere e mettervi all'interno circa mezzo centimetro di acqua, dopodiché inserire il sedano semplicemente all'interno, così. Trascorso meno di un giorno, riprendendo il tutto si potrà verificare che le foglioline proprio nel centro stanno iniziando a crescere e a svilupparsi. Adesso sono alte più o meno mezzo centimetro. Trascorsi 2 giorni, le foglioline sono diventate alte più o meno 2 centimetri. Al 10° giorno la pianta sarà diventata alta più o meno 5 cm. Col passare dei giorni le foglioline crescono sempre di più ed è proprio dal centro di queste che si formeranno altre foglioline nuove, sino a generare poi un cespuglio che si potrà raccogliere tagliandolo. E considerate che anche in questo caso poi il ceppo potrà, una volta che lo taglierete, rigenerare nuovamente altre foglioline e lo potrà fare mediamente per 3-4 volte. Trascorso circa 1 mese e mezzo, questo è il risultato, una piantina alta più o meno 30 cm. Adesso si potrà eseguire il raccolto, quindi taglio netto e consumare ciò che è rinato, oppure, sempre per eseguire il raccolto, raccogliere solo le foglioline esterne, lasciare quelle più piccole interne in modo che anche quelle crescano, dopodiché raccoglierle. Oltre a tagliare il ceppo al fine di ottenere un nuovo raccolto da questo, c'è la possibilità di creare delle giovani piantine. In genere, quando si compra un ceppo come questo, quindi bello grosso, togliendo le prime foglie alla base, come in questo caso, guardate, si trovano delle piccole piantine, queste. Basterà staccarle alla base, in modo che vengano via con tutta la base, insomma, il tronco che c'è attaccato alla pianta madre, in questa maniera, ed alla fine il risultato è stato quello di ottenere ben 4 giovani piantine che dovranno essere messe nel terreno e una volta che saranno cresciute, nel giro di qualche mese, diventeranno l'esatto clone della pianta dal quale sono state prelevate. Procurarsi un vaso, inizialmente andrà bene anche un vaso che abbia delle dimensioni di 10 cm di diametro e riempirlo con della torba di buona qualità. Poi fare un foro nel centro di circa 4-5 cm di profondità, prendere la piantina e semplicemente andarla ad interrare, così. Dopodiché rinzaffare premendo tutto intorno il terreno e semplicemente bagnare il tutto. Bagnare molto abbondantemente, considerate che adesso ancora la piantina un apparato radicale non ce l'ha. Posizionare questa in un punto dove prenda molta luce, ma mi raccomando non i raggi del sole diretti. Quando vedrete che la piantina inizierà a crescere, quindi le prime foglioline si svilupperanno, allora a quel punto si potrà spostare tranquillamente anche al sole. Lo stesso procedimento si potrà adottare per cipolle, cipollotti e porri. Prendere un coltello, partendo dalla base dove ci sono le radici, andare su per 4-5 cm e tagliare di netto in perpendicolare al tronco, così. Ed una volta pulito, mettere anche questo in un recipiente contenente circa 1 cm di acqua sul fondo. Trascorso soltanto un giorno, andando a riprendere il tutto si potrà verificare che dal taglio le foglioline si sono già sviluppate e cresciute. Saranno circa 1 cm di altezza. Trascorsi altri 5 giorni, riprendendo il porro si potrà notare che questo è cresciuto davvero molto. Dal taglio adesso è alto più o meno 15 cm.
Trascorsi all'incirca 2 mesi, questo sarà il risultato, una piantina alta più o meno 40 cm. Quindi adesso si potrà procedere con il secondo taglio, utilizzare la parte superiore e con il ceppo che otterrete metterlo nuovamente in acqua e farla rigenerare per la seconda volta. Questo procedimento si potrà attuare al massimo per 3 volte. Finocchi. Se vi capita di avere un finocchio che si è seccato o sta tendendo a marcire, questo si potrà tranquillamente recuperare, basterà semplicemente pulirlo ed estrarne il cuore. Procurarsi un bicchiere e riempirlo con circa 1 centimetro di acqua sul fondo. Dopodiché inserire all'interno il finocchio, così. Trascorsa all'incirca una settimana, andando a riprendere il tutto, si potrà verificare che il finocchio è cresciuto davvero molto. Le 2 piantine che c'erano ai lati si stanno sviluppando in una maniera assolutamente perfetta, ma proprio lui è cresciuto. Però all'interno del bicchiere non potrà più crescere perché ormai il bicchiere è troppo stretto, quindi occorrerà cambiare il recipiente ed utilizzare un piatto, per esempio andrà benissimo, nel quale si potrà mettere un fondo di circa mezzo centimetro di acqua, dopodiché posizionare il finocchio sopra. Poi non resterà altro che aspettare che questo cresca sino alla dimensione da voi più gradita e a quel punto si potrà mangiare. Se come in questo caso dovessero nascere durante l'operazione delle piccole piantine alla base, io vi consiglio di staccarle per 2 buoni motivi, perché se queste messe in terra cresceranno e daranno origine a nuovi ortaggi ed in più eviteranno di togliere nutrimento a quello che sta crescendo, quindi questo crescerà molto più in fretta e maggiormente. Quindi per procedere basterà fare in questa maniera, staccarli letteralmente così. Tirarli via. E questo sarà il nuovo piantino. Separate le piantine dalla madre, procurarsi un vaso che abbia un diametro di almeno 20 cm, dopodiché andare a prendere una delle 2 piantine, considerate che in un vaso come questo ce ne andrà una, e dovrete interrare questa piantina nel centro di questo vaso, considerando che il germoglio della stessa dovrà rimanere fuori dal filo del terreno, quindi più o meno 4 cm in questo caso. Prendere un cucchiaio, andare nel centro, fare un foro e dopodiché semplicemente andarla ad interrare in questa maniera. E l'operazione sarà conclusa. E con questo il video si conclude, spero che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto però mi raccomando lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale, già che ci siete dategli anche un'occhiata. E in più vi chiedo anche un'altra cortesia, se potete condivideteli questi video perché così facendo mi aiuterete anche a fare crescere il canale. Detto questo vi saluto e vi aspetto al prossimo video.